Guarda qua, chi è? Guarda qua che roba, chi è? Guarda che ragù. Guardate che spettacolo, ragazzi. Questa è la nostra bella Italia, ragazzi. Ovunque andiamo c'è qualcosa di meraviglioso. Bella, abbondante, eh? Ed è sempre in primo e in secondo questo. Così la servono a Campofilone, nel modo più tradizionale. Io sono già felice, ragazzi, perché quando si parla di ragù ti mette felicità perché ricordi la domenica, i pranzi insieme alla nonna, a zia, ai familiari, a mamma, il fratello, tutti quando si andava d'accordo. Allora, oggi cucino maccheroncini di Campofilone IGP con ragù de carne. Che tu devi fare? Già mi sta venendo la bavetta qua. Iniziamo subito con gli ingredienti. Per la salsa, sedano, porro, cipollotto, carote, la cipolla ramata. Poi la carne, abbiamo il muscolo con l'osso, abbiamo la salsiccia, abbiamo il pezzo di rosa, abbiamo il piccione che è un taglio di carne che si chiama così a Roma, poi le costine di maiale e poi un bel pezzetto da rista di maiale. Che vuoi, non ci vuoi mettere il maiale? Si amano, maiale e bovino e manzo si amano qua dentro. I pomodori pelati, l'olio buono di Campofilone, perché questa qua vuole essere una ricetta che pubblicizza, che enfatizza il comune di Campofilone e tutto quello che fanno. Va bene? Ok? Poi il vino buono di Campofilone e i maccheroncini e poi c'ho pure l'aperitivo oggi. Oggi c'ho pure un po' d'aperitivo, mentre bevo un goccetto di vino ci sto per il salametto, quello buono. Inizierei subito a fare la base del pomodoro. A Campofilone fanno questo ragù in un modo particolare dove mettono un po' di tutte le carni, mettono addirittura l'anatra, quindi non me ne vogliano i cittadini di Campofilone che se faccio qualche piccola modifica, ma faccio delle modifiche che sono un po' più realizzabili per tutte, perché loro addirittura ho detto mettevano la papera. La papera chi ce l'ha? Ce l'avevo io da ragazzino sopra il terrazzo, ma mia madre me l'aveva comprata piccoletta così e poi un giorno non c'era più. Che fine ha fatto la paperella? Ma sono mangiata al forno con le patate. Sì, purtroppo sì. È la ricetta tradizionale questa, all'infuori della papera. La papera non ce l'ho messa, perché ancora mi sento in colpa per quella paperella bianca, era bellissima era. Poi non mi ricordo se l'avevamo trovata al mercato oppure l'abbiamo comprata, non mi ricordo. Vabbè, poi chiederò a mia madre. Pelo e il sedano, perché qua poi ci mangiamo tutto. Io personalmente amo fare il ragù non alla bolognese che loro tagliano tutto quanto, piccoletto e così, ma io sono un po' più cafone. Che devo fare? Però c'è il mio ritorno di bontà. Metto tutte le verdure intere, quindi sedano così. Eccoci qua. Qua la pentola, vedete la carne? Perché poi questo qua che diventa? Diventa un primo e un secondo. Anzi, ci tengo a ricordare, il 17 marzo San Patrizio si festeggia a Campofilone, che è un po' il patrono, e si faceva una volta, perché adesso non si può fare più, ste belle evento, tutti questi maccheroncini con sto ragù. Voi immaginate, sto profumo di ragù per tutta Campofilone e sti maccheroncini a go-go. E il modo tradizionale per mangiarli era proprio la spianatoia, una cosa fighissima. Altro pezzo di sedano, poi andiamo con la carotina. La carota pure questa, vedete? Din 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 din, del contadino, eh? Una roba già bella pulita, lavata e profumata del supermercato, eh? La carotina, mi raccomando, una bella pentolona perché la carne, i tagli di carne sono tanti, quindi dobbiamo avere una pentola comoda. Cipolla, eccola qua, anche la cipolla. Incominciamo a mettere l'olio di Campofilone. Qui ho una monocultivar che si chiama Carboncella. In Italia, ragazzi, abbiamo di tutto e di più. Ve l'ho detto, abbiamo più di 500 tipologie di olio. Io ci metterei i cibollotti che non ce lo metti, questa qua è l'aggiunta mia, eccoli là. Metto anche un pezzo di porro, così lo facciamo bello gustoso. Accendiamo subito il fuoco e cominciamo a far rosolare le verdure. Accendo pure la padella di ferro dove andremo a rosolare la carne prima di metterla dentro alla salsa. Mi raccomando, la carne deve essere buona, sono tutti pezzi non nobilissimi, quindi sono tagli anteriori, quindi costano poco, però prendete di qualità. Allora, qui incominciamo con questo qua è il muscoletto con l'ossicino, perché mi sono fatto l'ascialosso, che ci sta qua. Qui c'è il midollo, quando questo si cuoce tutto e fuoriesce e va dentro la salsa, è da capogiro, raga, è da capogiro. Vabbè, cominciamo a rosolare. Bella unta la padellina, facciamo rosolare bene le verdure intere così.
alla sagra di San Patrizio di Campofilone, pensate che pentoloni enormi, e non ci sarà una cipolletta, una carotina, ci sarà una montagna di roba. Ecco qua, fatele rosola bene, ci senti quel caramellato delle verdure che è buonissimo, visto quando si sta appiccicando un po' la cipolla. Adesso sentiamo un po' la carne. Ah, mannaggia la tosca. Ai ai ai. Allora, incominciamo per primo a rosolare il muscolo. Mettiamo anche subito il piccione. Guardate che bel pezzo di carne che è adattissimo per gli arrosti, è fantastico, è buonissimo. Io dico la verità, lo taglio pure a fette e me lo scotto così in padella velocemente. Una bontà. Tanto apriamo il vino, così respira. Ci abbiamo un rosso viceno, si chiama Rosso del Poeta, è mio, è mio. Le Marche fanno buoni i vini, a parte in Italia fanno tutti buoni, dappertutto. Non c'è una regione che veramente... Ditemi una regione che non fa il vino. Tutti la fanno, tutti. La Val d'Aosta, il Trentino, tutti lo fanno. Siamo proprio baciati dal Signore. A noi ci vuole bene, Signore mio, è vero? E le Marche, ragazzi, non potete capire, fanno tutto buono, fanno. Bicchiere no freddo oggi, bicchiere caldo, temperatura ambiente. Mazza che colore, guardate che colore, ragazzi. Mamma mia. Poi che facciamo? Un pezzetto di salame, sempre di Campofilone. Questo lo fanno la tenuta della Marca e hanno questi maiali allo stato brado e hanno tutta la filiera, dalla nascita del maiale fino alla macellazione, la stagionatura dei salumi. A me piace bello spesso. Questo è il salame, quello a pasta morbida. So pure quanti chilometri ha fatto sto maiale. Buonissimo. Come va giusto vino? Madonna, aspetta. Strepitoso. Vado. Eccolo qua. Mamma mia, guarda che bello. Ecco, eccoci qua. Un altro pochino di olio e mettiamo anche il pezzo di maiale. Qua, così. E adesso che faccio? Rompo i pomodori, il San Marzano ho preso oggi, lo rompo tutto con le mani. A me non mi piace usare la passata, lo uso raramente. Mi piace più prendere il pelato e romperlo da me. Non lo frullate, non lo frullate, perché sennò prende un colore bruttissimo. Perché quando voi frullate si incorpora l'aria dentro il pomodoro e diventa un colore sbiadito, brutto. Invece guardate così che bello, un bel rosso. Lo schiacciate così, attenti a non fa schizzi, perché sennò finite come me, che vengo picchiato ripetutamente da camera 1. Torturato, torturato. Ne vedete così quante torture subisco. Zacne. Schizzi a gogo, vai, che è? Ho beccato pure camera woman, vai. Brucia? Aggiungo un po' di acqua, così recupero tutto il pomodoro che sta dentro la bowl. Ecco qua. Quella una bella mescolata e adesso facciamo un wash. Metti i primi pezzi rosolati. 1, 2, il piccione. Giriamo questa carne e adesso mettiamo un pezzo proprio magro. Queste ci si fanno pure le fettine, è la rosa. Altro taglio meraviglioso. Per questa ricetta mi raccomando, seguite i tagli di carne che sto usando io. Poi addirittura nelle Marche, a Campofilone, ci sono delle macellerie che fanno pure il ragù già fatto, con tutti questi tagli di carne. E ce ne sta uno in particolare di Walter Romina, che saluto. Ciao Walter Romina! Ah, senti il bel rumorino. Adesso mettiamo pure il pezzo magro del maiale. Ah, perché non ho scelto il collo, ma ho scelto, diciamo, il lombo del maiale? Perché sennò, ragazzi, diventa troppo grassa come salsa. Poi, lo sapete, un pochettino ci va. Quindi 2 costine di maiale ce le mettiamo. Facciamo rosola anche le costine. Giriamo quest'altro pezzo di rosa. Poi, camera 1, guarda qui, con la forchetta buco le salsicce. Le salsicce non c'è bisogno che le rosoliamo. Le buco così fuoriesce tutto il gusto dalle salsiccette e le metto qua dentro, mescolata, bella. Metto anche questo, via, eccolo qua. Ah, guarda qua, mamma mia. Ci vuole il tempo. Questo qua sono 2 cose: o lo fate il giorno prima, come lo sto facendo io, o se no alzate la mattina presto, verso le 6:30, 7, e coinvolgete tutta la famiglia e vi mettete a fare il ragù. Perché rosolo la carne? Perché così leviamo tutta l'acqua in eccesso
E poi così abbiamo anche una carne meno bollita, avremo un effetto dentro il ragù meno bollito. Poi qui c'è tutto il meglio della carne che ha lasciato. Che faccio? Vado a declassare, cioè con la padella calda, i grassi che sono rimasti sulla padella, col vino vado a raccogliere tutto. Vado a raccogliere tutto quello che è rimasto sulla padella, così. Questo è figo pure perché lo sapete che fa? Da una bella pulita sulla padella, mi toglie un sacco di lavoro. Infatti guardate qua, vieni a guardare qua, camera, guarda come faccio, tutta bella pulita, lucida, vai. Se fate un ragù al pomodoro, la cosa migliore, preferibile, è un vino rosso, e in questo caso è perfetto il rosso di Piceno dei nostri amici di Campofilone, ecco qua, così. Quando non sentite più che vi pizzica il naso, quindi l'alcol è andato via, fate così e aggiungete qui dentro la padella pulita, guarda che spettacolo. Camera, poi la mentà, mettiamo un po' di sale, ma non esagerate. Poi casomai controllate piano piano, perché che succede? Mano a mano si ristringerà il sugo, la salsa, e quindi potrebbe poi diventare troppo salata, quindi un po' alla volta, senza problemi. Allora prendetevi i vostri tempi, questa qua è un ragù, una salsa che dovete fare con calma, con serenità, come si faceva una volta, come si cucinava una volta. Appena spicca il bollore, abbassate il fuoco, piano 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 piano, e fate proprio sobbollire leggermente, pum 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 pum. E nel frattempo divertite, mangiate, bevete, fate quello che faccio io e ci vediamo tra 3-4 ore. E dopo pure una pulita da cucina. Mamma mia, che bontà. Lo vedete? Ma sapete quanto ha cotto? 8 ore. 8 ore questo ragù. Guarda, vi vedete qua, camera woman, guarda. Guarda che pezzi di ciccia. Si è staccata la ciccia dall'osso, ma adesso si è raffreddato. Ma adesso che facciamo? Prendo la ciccia, ecco qua, sti bei pezzettoni di ciccia, ecco il maiale, vedete, più chiaro, bianco, bianco così, la salsiccetta. Quindi questi sono i piatti che ci dobbiamo organizzare, insomma, no? Il giorno prima, 2 giorni prima, sono i piatti che ci fanno stare tutti quanti insieme, perché poi sono i piatti veramente che ci fanno sentire la famiglia di una volta, quelle belle tavolate, quelle belle mangiate, che proprio erano pazzesche, erano la felicità di tutti quanti. Guardate qua l'osso della costiera di maiale, è rimasto soltanto l'osso, questo lo levo. Ma che cosa faccio? Io devo tirare fuori tutta quanta la carne. Guardate, la salsa è bella compatta, guardate l'osso, vi ricordate l'osso, il muscolo, guardate, tutto il midollo è andato via. Chi è? Guardate qua. Mica facciamo il tritato. Noi tagliamo il coltello, lo metto qui, lo faccio riscaldare adesso, così quando metteremo la carne si insaporisce ancora di più. Questo qua calcolate che è freddo, eh? Faccio così. Guardate, così. Guardate che bello, così la faccio. Tutta sfilecciata così. Guardate come si sfibra tutto quanto, a filetti così. Mamma mia, questi sono. Che vuoi? Che c'è? Pizza. C'è ciccia? È fredda? Questo è il pranzo della domenica. Taglio così, infatti oggi è domenica. Ho invitato tutti quanti, ho invitato mia madre, mio fratello, quelli giusti, non di più, perché sennò poi ce restano pure qua. Allora, Mario, tu mi aiuti a metterla qua su, vai. Metti la ciccia là, vai, così. Poi ci sta pure nonna, dai, ci dà pure la mano nonna. Via qua. Mamma, mi devi fare una cortesia? Mo stavolta tocca a te. Devi grattugiare un po' di parmigiano e pecorino, che qua mi ha detto Gabriele, il sindaco di Campofilone. Parmigiano e pecorino. La grattugia è questa. Addio. Metti tutti a lavorare. Una volta lo facevo io, c'era una grattugia tonda, ti ricordi? Ma? Sì. Questo è il pezzo del muscolo, quello che c'era attaccato l'osso, vi ricordate? Mario, mettila dentro, vai, così. Non mezzozzare la cosa, dai. Fai il lavoretto fatto bene, pulito. Tutto tagliamo, tutto, così. Guardate, questo è il maiale. Guardate qua, così, guarda, guardate che spettacolo. Aiutami bene. Bravissimo, mazza che sei bravo ragazzo. Vai, così. Da qui si apre, guarda, mamma sta a grattugiare. Tutta la famiglia deve lavorare qua, questa è la bellezza. Almeno ci ritroviamo qua, perché stiamo sempre col telefonino in mano, stiamo sempre a vedere il televisore, dico ma è bene, ma stiamo sempre col televisore. Invece cominciamo a riapprezzare queste cose che prima erano normali. Taglia la salsiccetta, eccola qua, vai Mario, stai a fare macello, ti sto a guardare, eccolo qui.
Ciccia, ciccia, guarda qua il maialino. Qua c'abbiamo il maialino e questa salsiccia, sì. È fredda, passerò, poi la mangiamo calda, no? È meglio. Abbondante, eh? Non fate le cose risicate. Questo è il primo e il secondo. Vai Mario, ti aiuto pure un po' io, dai. Guardate l'abbondanza, vai. Recupero tutta questa salsetta. Attento Mario. Così. Ah, buona, passerotto mio bello. E poi metto tutto quanto qui dentro al sugo, così si scalda tutto. Vai. Allora facciamo così, ci diamo appuntamento a Campofilone il prossimo anno e la faccio io a sagra. Abbiamo detto io sto insieme ai signori e facciamo quei pentoloni enormi così pieni di sugo. Quest'altro anno sarà tutto passato, speriamo, no? Però s'estate una passeggiata a Campofilone bisogna farla, che là ci sta pure il mare, yeah. Allora papà ti fa vedere una cosa, guarda qui, guarda che gli ha portato Gabriele da Campofilone. Questi sono i maccheroncini, mamma guarda che pasta, i maccheroncini di Campofilone. Allora questa è una pasta antichissima che fanno tuttora a Campofilone. Prima si chiamavano anche fini fini, venivano chiamati, perché le signore le facevano così tagliati sottili sottili, guardate come, perché si asciugavano più velocemente, è vero, ma più la pasta è sottile e più si asciuga velocemente. Guardate qui che roba, che capolavoro. Guarda Mario, non si mangia cruda. Calmati, calmati un secondo. Tutte farine che provengono dalle Marche. Guardate che bello, guardate che spettacolo. Sono dei gioielli, so. Quante ne mettiamo? Quante ne caliamo giù, ma? Sembrano i capelli di Mariolino, guarda. Adesso bene. Mario? Sono come i capelli tuoi? Non si mangia la cruda. Questi sono i rumori della nostra infanzia. Qui il tempo di cottura è brevissimo, sono 2 minuti. 2 minuti proprio, perché sono talmente sottili che ci vuole niente a cuocerli. Così. Non li toccate, prima fateli belli ammorbidire con l'acqua e poi li girate. Questa pasta deve essere trattata con delicatezza, non è lo spaghetto, è un altro tipo di pasta. Quindi fate attenzione, piano piano, così, eccolo qua. E questa è la seconda, perché calcolate che ci sono pure dottore, l'ho fatta 2 giorni fa. E vuoi un goccetto di vino rosso? E fai. Questo è rosso viceno. A te, ma. Oddio, stavo già ubriachi qua, vai, da giorni. È fantastico perché si mastica sto vino, buonissimo. Adesso la serviamo come si serve a Campofilone. Scommarello, come si chiama? Scommarello? Scommarello. No, ho messo scommarello d'acqua sulla spianatoia, così si ammorbidisce. Fate un po' di casino, che vi frega, poi pulimo, che ci importa. Poi un po' di salsa, di ragù, qua, così. Perché la pasta all'uovo si asciuga subito, no? Quindi noi che facciamo? Io ma ci metterei un po'. Dai, incomincio a mettere un po' di pecorino e parmigiano. Abbiamo fatto pecorino e parmigiano, un mix proprio abbiamo fatto. Vai, metti così, abbondante, non ci facciamo guardare. Non ci facciamo guardare assolutamente. Io sai fare così, un po'. Bravo, per non fasci l'acqua, bravissimo. Ok? E adesso la pasta, mi avvicino. Qua. Guardate che spettacolo, ragazzi. Questa è la nostra bella Italia, ragazzi. Ovunque andiamo c'è qualcosa di meraviglioso. Qua così. Guardate qua, ragazzi. Immaginate che belle tavolate di 10 persone, capito? Che belle tavolate si facevano una volta. Bagno adesso bene col ragù, che è così. Guarda che spettacolo, bella, abbondante, così. Ed deve essere in primo e in secondo questo. Ma passa un po' un attimo, un altro po'. E poi guardate qua. Ragazzi, così la servono a Campofilone, nel modo più tradizionale. Assaggiamo? Ma ti assaggiamo le te, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Guarda che bella. Mamma mia che fame, ragazzi miei. Prendo un pezzo di ciccia. Buono, eh? Ragazzi, questo è
è un paesino dell'Italia che fa pochissimi migliaia di abitanti. La realtà italiana è questa, in ogni piccolo paese c'è un tesoro. Guardate che spettacolo. Mamma mia, che bontà ragazzi. Cioè, questo è goduria, è goduria. Ragazzi, bisogna rifare il ragù a casa. È il vero collante della famiglia. Tieni tutti quanti uniti. E poi, ragazzi, andiamo a scoprire sti posticini che hanno un tesoro, c'hanno. Un brindisi a tutti quanti noi e alle nostre famiglie. Alla salute e a tutti gli italiani. Che spettacolo, ragazzi, buonissima.